Ciao amici e amiche del segno del Sagittario, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 16 al 22 marzo. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere qualche indicazione in più. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura, andiamo ad inquadrare come andrà la vostra settimana, le energie principali, poi vedremo i segni zodiacali, l'amore e le finanze. Troviamo l'anello. Molto importante soprattutto quando si ha desiderio e voglia di collaborazione, di intesa, di migliorare alcuni aspetti non solo della propria vita relazionale, sentimentale in senso lato, anche per noi stessi, perché magari abbiamo bisogno di consolidare i nostri impegni, di aumentare magari la determinazione, quindi la collaborazione è intesa a 360 gradi, con noi stessi, con qualcuno nello specifico e questo potrebbe essere la settimana giusta, che porterà chiarezza, solarità in senso lato perché il sole è ottimismo, è produttività, è un'energia più attiva, vitale e dinamica che entra nella nostra vita. Quindi può anche darsi che noi possiamo sentirci molto più carichi, molto più intraprendenti, volenterosi, di far evolvere, far crescere qualcosa, anche di aprirsi, di socializzare e possono arrivare delle soddisfazioni e dei risultati positivi. Anzi, forse sono proprio queste cose che vi apriranno delle nuove possibilità. In questo caso, secondo me, sì, indica nuove possibilità, anche se per alcuni di voi può anche indicare quelle situazioni dove abbiamo bisogno di mettere da parte al momento cose meno importanti e di concentrarci su altre. Noi abbiamo il potere sia di chiudere momentaneamente o totalmente qualcosa e aprirci a nuove situazioni, a appunto nuove porte. I segni zodiacali da attenzionare particolarmente nella vostra settimana sono i segni di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario, abbiamo anche quelli di aria, Gemelli, Bilancia e Acquario. E adesso andiamo a vedere l'ambito amore. Ambito amore, coppia single, ricordo che per chi non dovesse essere interessato, alcune cose possono riferirsi anche alle relazioni più importanti di amicizia e famiglia, quindi consiglio sempre di ascoltare e vedere cosa hanno da dirvi. Troviamo la Pratolina. È una carta di contemplazione, di osservazione e pazienza, però comunque è positiva perché, magari stiamo col nostro sguardo, cercando appunto un riscontro, un'attenzione, un riguardo, una svolta, decisiva e importante nelle situazioni più complesse. Parla comunque di una certa corrispondenza, cioè in senso di sintonia, di armonia, quindi c'è un atteggiamento palese, chiaro, aperto e sincero, proprio per non solo diciamo vivere bene in tranquillità, in serenità, ma anche e soprattutto se avete esigenza di crearvi nuove situazioni, come abbiamo visto, di aprirvi nuove porte in progetti che potete avere in condivisione, in comunione. Poi magari può riguardare la parte lavorativa, può riguardare alcune idee che volete mettere in moto, può anche riguardare lo stesso rapporto, quindi passare da un fidanzamento a una convivenza, a una progettazione del matrimonio, oppure soprattutto chi è alle prime fasi, magari passare a un livello successivo. Quindi vuol dire che ci sono
delle emozioni, molto belle, molto forti, che intensificano, l'amore stesso o anche una relazione importante. Quindi se in amicizia può significare magari un progetto di collaborazione o di fare un viaggio insieme o di fare effettivamente qualcosa, insieme, nell'arco della settimana magari si può programmare un'uscita, un evento felice, gioioso. Per le coppie abbiamo visto che è qualcosa che si consolida maggiormente anche e soprattutto per progetti futuri importanti. Per i single queste portano una carica di novità che è interessante sia per step successivi, se c'è già una frequentazione, una conoscenza, sia delle nuove situazioni che possono essere positive in base a quello che desiderate, sia una conoscenza magari così per gioia, per divertimento, per un'avventura, oppure magari da lì e dall'amicizia può nascere e svilupparsi qualcosa di più successivamente. E adesso passiamo alla parte più pratica, quella del lavoro e delle finanze. Troviamo la carta bambino, a proposito di cose nuove, quindi aprirsi a nuove situazioni, il bambino ha qualche nota in più, nel senso, miglioramento, ed evoluzione di situazioni già in corso, quindi o un nuovo step effettivamente di cose bloccate, precedentemente e quindi qui c'è un nuovo passaggio. Sia novità come abbiamo visto sin dall'inizio, collaborazione, nuove conoscenze, oppure, occasioni, come proposte, miglioramento in senso lato che può riguardare anche un aumento delle entrate, migliorare le proprie finanze, risolvere alcune problematiche a livello sia burocratico, legale o riguardo proprio il denaro stesso. C'è anche la carta riunione che fa capire, proprio il significato che, salta fuori, spesso adesso da questa lettura di collaborazione e di intesa. Semplicemente magari potrebbe esserci maggior collaborazione e intesa nel proprio ambiente lavorativo, oppure nuove situazioni, magari fate un lavoro, e qualcuno vi fa una nuova proposta, per diciamo aggiungere ulteriore impegno, perché no? O magari chi è in cerca potrebbe esserci una proposta, un colloquio, un qualcosa di interessante. Di sicuro in tutte le circostanze la carta della casa porta, proprio serenità, magari anche, delle situazioni, delle sorprese e delle proposte che, possono essere molto interessanti. Quindi queste, nuove situazioni in qualche modo vi apriranno queste porte. Quindi tradotto, cosa vi stanno dicendo? Che una bella settimana positiva, diciamo costruttiva, di evoluzione, anche di novità interessanti per tutti, sia di miglioramento per chi ha il lavoro e anche nuove possibilità, di successo, di ottenimento e di guadagno, e anche io direi soprattutto per chi è alla ricerca, perché con nuovi colloqui o risposte magari di colloqui che, avete già fatto, con la casa si trova sicurezza e serenità. Forse di iniziare qualcosa subito o nel prossimo futuro, quindi in qualche modo vuol dire che c'è poi una fase di preparazione. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana, ciao!